Ciao Monica, siamo qui con Lella. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Su un tavolo di legno c'è tipo un vaso di vetro con dentro delle gerbere, sembrano, molto colorate. E lei sta disegnando un mare con un pesce fuori rispetto al mare. Nell'aria o sul suolo? Nell'aria, sì. Quindi un fotogramma in cui un pesce sta saltando fuori dall'acqua. Sì, Va bene, ti dà l'autorizzazione? Sì, in questo modo. sì, sì, assolutamente. Prima sessione di Lella dopo tanti tanti anni a seguire altre strade. Vibrazione, Mm, Quasi 4 miliardi. consapevolezza, 148. anima, 47. vite, 2051. cervello, 9,6. suscettibilità ipnotica. 38. 3D, 6,5. vivacità anemica. 100. Mm. Bene, tranne la suscettibilità ipnotica, ma neanche. Tutti valori molto buoni per essere una prima sessione. Nome del progetto di Lella. Senti, a me viene convento, perché c'è una fase della sua vita, diciamo così, che il progetto è un po' il titolo, no? Della sua vita, e specialmente che va a fotografare gli ultimi anni, no, della sua vita, perché sennò se vediamo l'intero arco è ovvio che ci sono vari titoli, no, a seconda dei periodi della vita. Questo periodo mi viene convento proprio un po' all'insegna dell'isolamento, ehm, ma anche dell'autopunizione. Nome dell'anima, Quadrifoglio. dello spirito. Eh, Dunque mi dice torre e mi mostra, oltre che una torre proprio architettonica, anche la torre degli scacchi. Entità eteriche. C'è un ippopotamo del secondo universo che porta proprio eccessi, diciamo così, anche di frustrazione, un po' a volte di rabbia, di aggressività, di attacchi vari. Poi c'è tipo come un canide, però sotto forma di cartone animato, tipo Spank, no? Che è Mm. come se la portasse a isolarsi dagli altri, mettendole in testa che lei è, tra virgolette, inconciliabile, perché è comunque un po' stramba, no? Ok? Molto originale, troppo originale. Quindi questo impedisce a lei di integrarsi veramente con gli altri. Mm. Poi c'è un serpente. Senti, mi viene che la porta, magari lei capirà cosa vuol dire, ha delle sfide che sono in realtà egoiche, che lei magari pensa che non siano egoiche, ok? Pensa che si tratti di cose spirituali, di faccende spirituali. Mm? Di fatto, invece, questo serpente la stimola proprio a queste sfide egoiche, mettendole allo stesso tempo anche la paura di perderle.
Felinoidi ci sono? Io vedo solo queste, Mm. cioè al momento attuale presente io vedo queste. Nel passato? Nel passato sì, tipo come se fossero questi gatti egizi, Mm, tutti squadrati con le orecchie molto puntite. Perché è la prima volta che vedo dalla finestra, mentre tu parli di identità eteriche, in un punto in cui non c'è nessun tipo di passaggio di animali, un gatto bianco e nero che cammina, che si gratta l'orecchio Mm. sinistro. Penso sia stato un momento in cui lei era molto immersa nello studio di valanga piuttosto che abduction, eccetera, con questa componente anche di, diciamo, egittologia. Entità mentali. Mai una giusta, poi ce n'è un'altra che si chiama Chiudi la porta e poi un'altra Corrugare. Mai una giusta, è come se questa entità mentale la portasse da un lato, diciamo così, a vivere proprio delle esperienze e a interpretarle come se mai una le andasse dritta, mai una le andasse bene. Questa è un'interpretazione, ok? Che l'entità mentale la porta ad avere. È la lettura che lei dà dei fatti. Allo stesso tempo la porta anche a una certa severità nei confronti degli errori, perché da un lato è come se lei fosse un po' intransigente con se stessa, con i propri errori, ma anche con gli errori degli altri. Ok? È come se facesse fatica a trasformare, a superare gli errori. Perché è come se rimanesse sempre un residuo lì, di quell'errore lì che c'è stato. Livello? Direi 5, Questo è mai una giusta. esatto. Poi c'è Chiudi la porta, che è questa entità mentale che la induce a, diciamo, una certa riservatezza di sé. Cioè, al di là del fatto che lei in quest'ultimo periodo della vita sta vivendo una vita comunque abbastanza solitaria per una serie di questioni sue, però in generale è come se questa entità mentale, quindi nel presente sta agendo in questo modo nell'isolarla proprio, per esempio, dai suoi coetanei. Ma nel passato agiva facendo sì che lei avesse fatica a farsi conoscere davvero per quella che era. Come se mantenesse proprio una zona di segretezza di sé, forse molto per paura del giudizio degli altri, per non essere davvero profondamente accettata, compresa, sempre tenendola nel timore di essere fraintesa. E direi che questo è livello 4-5. Mhm. E poi c'è, Corrugare. sì, proprio come questa entità Po- mentale che le porta Pronto. un po', sì, a rimuginare su determinate cose. Per cui anche un po' di risentimento, mm, perché pensa e ti ripensa Stato. quella cosa, Mm. scusami. Il passato. Il passato che può essere anche abbastanza recente, non è detto che sia proprio il passato Mm. vecchio, ok? Mm. Però tutta una serie di situazioni che possono diventare a tratti quasi un po' ossessive, per cui lei ci pensa, ci Mm. ripensa, eccetera. E a tratti proprio, sai, cariche comunque di risentimento, proprio perché più alimenti una cosa, più ti ci immergi, no? Più ti fai travolgere. Ecco. Livello? Eh, mi dice 4,5. È stata o è soggetta ad abduction, Lella? Qua quando c'erano questi felinoidi,
egiziani così, perché me le fa vedere come se fossero in fila. Sì, c'erano. Mm. Quante più o meno? Però io non ne vedo tantissime, perché nell'ordine di una 30-40, non tantissime. E vediamo gli impianti e prova a vedere se ci sono quelli residui delle 40 abduction. Allora, è come se ci fosse stata una trasformazione, nel senso che nell'abduction ho visto come se le mettessero, chiamiamole delle placche con dei fili alle gambe. Però adesso lei non ha più questo, è come se l'avesse trasformato in una specie di nastro di raso che le tiene unite le due cosce e che le impedisce, diciamo così, di camminare per la sua strada, di avere una propria via autonoma. Mentre prima, diciamo così, l'autonomia era in qualche modo sottratta a lei attraverso le gambe, perché lei, per sua natura, è proprio una esploratrice, viaggiatrice, no? Un amante delle esperienze. Per cui avevano scelto proprio, diciamo così, le gambe per toglierle l'energia, diciamo, sì, di colei che ama fare esperienze. Ehm, Questo lo ricollego al passato delle abduction. Al presente è come se ci fosse proprio una specie di tema, di life motive, che è legato al taglio e cucito. Perché come impianto mentale c'è una forbice che tende molto a tagliare, eh, come se facesse una selezione, no? Che tende a tagliare le cose buone e invece a conservare, a far crescere le cose un po' più negative. Poi c'è l'occhio destro che mi risulta come se fosse cucito. E poi andrebbe sondato, ma ci sono già tanti argomenti così, il suo rapporto con il maschile. Di fatto lei non ha mai avuto dei legami particolarmente significativi, no? Mm? Come se lei in qualche modo non riuscisse a vedere bene il maschile. E poi anche la bocca mi risulta mh, uscita sempre per la metà destra, metà sinistra è libera. Anche i genitali sono cuciti, No. probabilmente perché lei è in un momento di non espressione sessuale, no? E, e basta. E quelli legati all'abduction, quali sono? Mm, Trasformate, questo qui alle gambe. Mm. Ehm, Però poi c'era tipo una specie, boh, non so come spiegarti, di frontalino fluorescente, ok? Di cui lei ha solo come il ricordo. Cioè, quando lei chiude questi occhi, no? E vede questa specie di griglia, di codice a barre, è come se fosse proprio una rievocazione di questo frontalino qui. Però è come, non so spiegarti, come lo chiami tu? È un residuo, non è più attivo. Va bene, chiama il capo di tutte le abduction di Lella, rapidamente, senza... È come se fosse uno dietro al serpente. Ehm, Non so, somiglia sì, un po' a un rettile in piedi, coccodrillo tipo, caimano, Chiedigli a cosa servono le abduction, per Lella ovviamente. perlella. Conoscere e distruggere, conoscere la forza di un essere umano e piano piano dissolverla. Mi fa vedere come Lella, un portento, diciamo così, una grande potenza, e
il gusto e il nutrimento che ricavano facendo queste abduction deprivative, in cui questo portento enorme viene mano a mano ridotto. E perché adesso non ci sono più le adduction? In un certo senso hanno raggiunto un obiettivo. E poi magari, adesso, vedendolo dal nostro punto di vista, non è raggiunto, ok? Perché in ogni momento ciascuno di noi può trasformare la propria vita, ma dal punto di vista di questa entità, l'obiettivo di riduzione della potenza invece era raggiunto. Va bene, cinema, due sorelle e la madre. Anche la mamma viene con una forbice, ma probabilmente legato alle sue attività di giardinaggio, perché vedo che arriva anche con un cesto, adesso come se avesse delle erbacce, no? Ha tagliato queste erbacce. Io la vedo, guarda, con delle rughette, ma sorridente, un po' stanca così, ma sorridente. La sorella con cui ha più conflitti, E lei viene come se avesse infilato, non so come mai ste forbici in continuazione, questa forbice infilata dentro una pagnotta. È proprio come, magari il pane, sai, che indica un po' la convivialità della famiglia, proprio questa separazione, no? Questo taglio. e l'altra sorella? Sembra un po' più, non so come spiegarti, debole, un po' timida quasi, più, non so, forse un po' manipolabile come sua essenza, perché mi si presenta proprio piccina di dimensioni. Cugino ludopatico. Allora, mi viene come se potesse venire solamente attaccato. In questo momento mi fa vedere a una slot machine, sembra una cosa del genere, no? Però tipo anche come se lui venisse pure con una bottiglia di birra. Lella, ti torna? Ah, ok, anche questa di addiction, non abduction, addiction. E tutti i parenti dentro quella proprietà che non si riesce a dividere. Queste mi vengono come in un nodo, no? Probabilmente perché tu hai parlato di questa questione, uno di quei nodi ehm, difficilissimi, no, da sciogliere e loro vengono proprio come componenti di questo nodo, eh, sì, così mi viene, rappresentati da un nodo. Va bene. Un po' di cause esoteriche. Fibromialgia. Allora, a me ha dato proprio come, lei ha avuto un periodo, chiamiamolo di exploit in un certo senso, no? Perché si era espressa moltissimo attraverso questa sua attività lavorativa. È vero, tanta fatica, tanta stress, però per certi aspetti di massima realizzazione. Mhm, E qua vedo proprio che l'intento delle abduction, delle entità che c'erano prima, erano proprio quella di smorzarla, ok? mhm. E attraverso questo impianto che è stato innestato nelle gambe, come se fossero riusciti ad intervenire dapprima a livello proprio un po' di circolazione, ok? E poi a livello più profondo, muscolare e nervoso, La avendo fibro- appunto l'obiettivo di scaricarla la e di fibromialgia, stancarla ad oltranza. certo, ha più o meno sempre questa causa esoterica.
O varia di volta in volta? No, penso che possa variare perché adesso mentre me l'hai chiesto, tipo è comparsa una donna che ehm, trova tipo ingiusto magari il suo carico lavorativo a casa, ok? E si fa venire, che poi alla fine creiamo tutto noi, ok? Si crea questa fibromialgia come forma di protesta. Mm. Un'altra causa, diciamo, esoterica comune della fibromialgia, quale potrebbe essere? Eh, Questo qua me le fa vedere in donne abbastanza mature, queste due, no? Qua adesso però invece mi prendo un soggetto giovane, tipo, che mi fa vedere che i genitori stanno decidendo la vita Mm. per questa ragazza. Adesso mi fa vedere una ragazza, no? Ecco. E quindi è come se lei ritenesse di non avere neanche più bisogno, no? Della propria muscolatura, della propria forza, perché tanto lei è come se fosse una cosa passiva, manovrata da altri. La sua stanchezza cronica è dovuta a questo, esotericamente Ehm, parlando, ovviamente. Esotericamente parlando e di non aver... Come si posso dire? Il serpente che l'ha convinta che questa qui era una delle sue sfide. Cioè, è un po' strano perché poi è come se uno si affezionasse in maniera perversa alle proprie malattie. Cioè, da un lato si dice, no, ma io non voglio stare così male, non voglio essere sempre così stanca, eccetera. Però in realtà c'è ti posso spiegare, no? Un'insinuazione di questa entità nell'aspetto proprio più logorante, ok? Più autosabotante. Mm. Per cui lei è come se la considerasse una parte di sé, un'amica nemica da cui non riesce a separarsi. C'è un'alleanza perversa. Perché? Poverina? In modo da Perché? suscitare un poverina negli altri? Dunque, vediamo Autocommiserazione? perché. Allora, mi dice che questo serve in parte per mantenere a distanza gli uomini e lì bisognerebbe capire come mai lei li vuole tenere così a distanza, non avendo energie sufficienti da impiegare, per esempio, per un rapporto sia sentimentale che fisico proprio. Ok? E poi vedo, mh, sempre parlando del maschile, come una specie di, chiamiamola chiamata, ok? Del padre a, ecco, allora, partiamo da un presupposto. Lei è una persona molto intelligente e che ha fatto tanti studi, però lei è un po' sotto ricatto del patto familiare della terza dimensione. Quindi è come se ci fosse stata una chiamata a livello sottile da parte del padre ad occuparsi della famiglia. E quindi come se anche la presenza maschile paterna abbia contribuito a questo suo indebolimento, come se lei avesse fatto una scelta. Ora non posso più occuparmi di me stessa, della mia vita, mi devo occupare di chi mi ha messo al mondo, che poi anche quella è una bugia della Matrix, ok? Però che prende tutti quanti come bugia. Ehm, quindi è come se avesse rinunciato a se stessa, alla propria energia, alla propria forza. Va bene, causa esoterica del tumore al seno. Quale? Al destro? Sinistro. Mamma mia, aspetta un attimo, non capisco perché mi porta in questo assicurazioni. Aspetta un attimo, a capire. Allora, perché c'è questa un'agenzia di assicurazioni? Come se fosse legata a un'agenzia di assicurazioni auto, mm? Come se in un certo senso fosse legata al suo viaggiare, ok? Ehm, allora, la nostra condizione corretta e giusta è la salute. Ogni malattia, diciamo così, è che è un modo,
sì, per comunicarci delle cose, ma anche a volte per impedirci delle cose. È come se lei si fosse fatta venire questo tumore per impedirsi l'aspetto del viaggio, perché probabilmente è come se lei ha sempre questa specie di sensi di colpa familiari che la risucchiano, che la riportano indietro. Il sinistro proprio più il lato materno, no? Se ci fossero proprio dei sensi di colpa anche rispetto a tutto questo disagio che ha con le sorelle, no? Con il femminile, come se questi sensi di colpa la sottraessero da quella che è la sua indole di andare in giro, di viaggiare, di conoscere, eccetera, e proprio attraverso la malattia fanno sì che lei si fermi, anche perché penso che questo mh, l'abbia poi fatta ritornare qua in Italia. Perché al sinistro? Perché è come se, come spiegarti, la chiamata della mamma, ma anche un po' come patria, come madre patria in un certo senso, ok? Però la richiamata della mamma, torna qui, torna a casa, torna nella tua famiglia, torna alle tue faccende. Va bene. Ottale aureo, papà, chiamiamolo. Come se volesse subito togliere la forbice dalla pagnotta, che ha portato, la sorella. Lui dice: Io sognavo una famiglia in concordia. Vedo che porta tipo un giglio bianco, che un po' sicuramente è rappresentativo delle sue zone, ma un po' è proprio anche il desiderio di resa, diciamo così, dei conflitti. Eh, Poi vedo che è come se stesse battendo su del ferro incandescente. eh, Vedo tutte queste schegge, queste scariche, no? Questi lapilli. Poi già tipo una busta azzurra di color carta da zucchero. E si mette di fronte a Mm, Lella. come se questa busta fosse da consegnare al cugino, all'uomo ludopatico. Mm. Ma come fa a fargliela avere? Eh, La consegna a Lella. Lella si mette davanti a lui. certo, certo. Mm, Fa vedere che anche lui ha avuto a che fare con un coccodrillo come entità sua e tendeva a divorarlo. Adesso bisogna capire anche di che cosa è morto, perché mi fa vedere questo quadrillo proprio che spalanca le fauci. Mm. Di cosa è morto Lella? No, 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 non attivare il microfono. E se riesci a scriverlo, fammi un labiale, una parola. Vabbè. Messaggio del padre a Lella. Le consegna questa specie di, boh, di vaso di vetro ed è con il collo stretto. Mm. Quindi è ampio, e poi con il collo stretto, e le dice: puoi riempirlo di quello che vuoi, Mhm. lo vedi è vuoto. Sì, sì, ho visto, ho visto. Cancro al piloro. E lei cosa risponde? L'anima di Lella, quale messaggio vuole lasciare al padre?
allora, ringrazia per il dono perché lei si rende conto di aver ora solamente occupato il fondo di questo vaso. Mi fa vedere con una polvere gialla. Ehm, Al padre dice: sei stato il pilastro della famiglia, senza di te le cose vacillano, si spaccano, anzi mi fa vedere la spaccatura di questo pilastro, no? Eh, c'è del grigio quando non ci sei più. Poi mi fa vedere l'attenzione sul mento del papà, so, bocca e mento. Ehm, Messaggio del padre alla moglie. Viva. sei una calendula, come se successe a questo fiore. Ehm, la nostra vita di alti e bassi, Mhm. di fragilità e di durezza. Ha avuto la mandibola rotta. Ah, ecco. Sì, dicevi? È così come facesse vedere questo diagramma di alti e bassi, no? Parlando con la moglie. Eh, Però mi fa vedere anche un lucchetto, e probabilmente comunque alla base c'era una certa solidità, anche se a un certo punto vedo che questo lucchetto si apre, ma si apre come spezzato, non come si apre naturalmente, spezzato. Dico quello che vedo, poi. Mhm. Ehm, poi mi fa vedere come un piatto su una credenza appoggiato, non so se è un piatto decorativo. Ah, E lui dice che la guarda quando lei è di spalle china sulla terra e il sole le batte sulle spalle. E quella è un'immagine che a lui piace molto. Perché? O quando mette gli stivali, mi fa vedere tipo gli stivali, sai, tipo come da giardinaggio sembrano, no? Degli stivali. Perché? Sembri un quadro. Va bene. Sono passati 7 anni, è pronto per il portale Aureo, ha fatto tutte le sue ricerche, verifiche di qua, e vuole andare a vedere com'è di là, che non implica scomparire nella memoria o nell'oblio, nella memoria delle persone vive o nell'oblio in generale, ma semplicemente vedere come stanno veramente le cose. Mm. Allora dice, come mia figlia io amo i colori e nel portale aureo ci sono tanti colori. Lo salutiamo allora. Sì, vedo che mette dei petali di rosa dentro il vaso che ha lasciato a Lella. La figlia gli manda un bacio adesso. Mm. E lui se lo mette sul cuore. Seguiamolo un secondo. Non so. Scusami, io lo dico, no, magari fuori luogo così, però mi ha fatto vedere un fungo appena ha varcato la soglia del portale. Mhm. Però come se fosse in questo caso fluorescente, no? Però un funghetto a terra, come delle fate, proprio la dimensione del bosco in questo caso, sai? Il portale aureo, che poi è un po', penso anche diverso per ciascuno, no? Come se in questo momento lui entrasse in questo vortice coloratissimo, fatto di creature alate, quasi come se fossero delle farfalle, delle fate Mm, con le ali. Sì, come se sapesse di bosco fatato. mm.
Va bene, lo salutiamo allora. Sì? Sì, sì. Ok, nessuno di voi lo sapeva, puoi sempre dirmi di no, Monica, ma solo 5 minuti vorrei ritagliare una piccola parentesi che aggiungiamo poi ai 5 minuti alla tua sessione, Lella. Se vuoi, Monica, sempre e comunque. Torniamo a noi, torniamo a Lella. Causa esoterica del vedere il codice a barre. Al risveglio del mattino per parecchio tempo vede una forma di codice a barre. Mm. Allora, quello risale effettivamente, come abbiamo detto prima, all'abduction, no? Che lei aveva ricevuto, aveva questa specie di frontalino in cui effettivamente le persone addotte sono anche un po' classificate, mm, quindi hanno un codice a barre distintivo. Però mm, io in realtà lo vedo come se ognuno di noi ce l'avesse. Cioè, attraverso l'abduction, lei è stata resa proprio Visibile. chiara e visibile, però in realtà è come se ognuno di noi ce l'avesse. Perché non so, ognuno di noi in realtà è come se fosse non so, un oggetto, una materia, una... Ha un valore. Sì, esatto. Sì. Quanto vale Lella? Passiamola in cassa. Adesso è Mm. diminuito il suo valore. Ehm, Lei ha fatto, come dire, dal punto di vista del cassiere, del grande cassiere, diciamo così, no? certo. Io Non è che quanto stiamo parlando valgo del per valore. il cassiere? Quanto valgo? Beep. Allora, viene un 10, però non so in che monete sia, in che Ok. cosa, no? 10. Un inconsapevole totale, quanto vale? Ehm, allora, mi fa vedere 0,7. Mm. Quindi non capisco il valore del codice barre. Cioè, il codice barre mi dà Mm, un prezzo per il sistema. sì, Quindi una nullità, insomma, una persona poco consapevole già è preso. già hai Vale preso. poco perché Vale tanto non... poco, Ok. esatto. Uno molto pericoloso vale tanto. Um, sì, però mi fa vedere che in realtà ci sono diversi valori, cioè che non è così semplice. Cioè, Mm, mi fa vedere che adesso questo valore che ti ha mostrato, che è 10, ma non è l'unico valore, come se ci fossero vari aspetti che vengono valutati. mm, Ehm, allora, alcuni sono proprio oggettivi, tipo di età, nazionalità, mhm, cose così. Altre, come hai detto tu, di consapevolezza. Altro di posizione sociale, mhm, e anche la forza fisica, la salute, mhm. eh, La tendenza a fare... l'esposizione anche, quanto sei popolare, mm, la tendenza a fare lavori esoterici di massa, di massa. mm, come quello che abbiamo appena Allora, fatto. perché poi anche lì mi fa vedere, vedi, mi fai questa domanda e mi appaiono tutta una serie di sottovalori, cioè non è così chiaro, nel Mm. senso che poi dipende, sì, di massa, e cioè qual è la tua, come Pericolosità. posso dire? Sì, la tua pericolosità, la tua presa, quanto tu incidi sulle persone, Mhm, mm, per quanto tempo anche mhm. riesci a lasciare il tuo messaggio in quelle persone, Per quanto esempio, nella profondamente. sessione azzurra del nostro amico Giacomo si parla di una situazione di tribunali bloccata da 4 anni. Il giorno dopo la sessione si è sbloccata per il padre. Questo comporta una certa pericolosità del nostro lavoro,
Quindi il tuo codice barre e il mio codice barre su quel piano quanto valgono? Però mh, c'è Giacomo anche, Certo. ok? Perché in realtà me lo fa vedere come un diagramma, cioè parte da Giacomo e a grappolo sotto ci siamo io e te. Però in realtà il fautore di questo è Giacomo, non Mhm, siamo noi. mhm. Per cui in realtà è che Giacomo ci ha cercati, altrimenti mi sa che se la gestiva in un'altra maniera. Mm, mm, mm. Ehm, Quando viene attribuito il codice a barre, sì, per esempio di Lella, alla nascita, alla nascita, certo, alla tutti nascita. noi, Tutti noi, sì. è un elemento della Matrix. Sì, assolutamente. Un timbro, un marchio, sì, sì, sì. Il fatto che lei lo veda è un buon segno, insomma, con delle capacità. Sì, sì. Mm. Qualche anno fa, adesso non più tanto, andava di moda tatuarsi il codice a barre, possibilmente qui sul coppino, all'inizio della colonna vertebrale in alto. Che significato esoterico ha farsi un codice a barre? Scansionando il Oh, quale magari o non c'è nulla, o viene fuori il proprio nome e cognome, la data di nascita, i dati della mamma, del papà, o nulla, appunto. riconoscersi come merce di scambio, e poter essere letti in tutto e per tutto, senza segreti, essere proprio in balia senza segreti. È l'entità, Sì. non è proprio un colpo di genio, no? Eh, Va bene. Causa esoterica del vedere l'asfalto che si muove come acqua. questa l'ho vista proprio come una capacità, una opportunità che le ha dato l'anima di vedere l'inconsistenza della materia, cioè che quello che noi vediamo con gli occhi non è realmente solido, materico, È ma è energia. esattamente, sì, fluido ed energetico, sì. Ha delle percezioni, bimba morta, vista. Sì. Sì, perché lei toccando questa bomboniera ha avuto la percezione di una bimba che stava per morire e così è stato. Allora, questa qui è proprio una dote che mi fa vedere mm, che lei ha in qualche modo ereditato, nonna o bisnonna mi viene, ma in realtà come se fosse una specie di ceppo a cui lei appartiene, chiamiamole streghe, ok? Che hanno questa capacità proprio di avvertire quella che è la sorte delle persone, ok? E che in passato per lei è stata come una maledizione. Non parlo solo di questa vita, perché più che altro lei in questa vita ha avuto paura. Ok? Mhm. Ma proprio nel passato lei è stata proprio una di quelle streghe bruciate al rogo perché è considerata maledetta, considerata una Cassandra, una di quelle che faceva le profezie nefaste. Causa esoterica del mal di testa che lei associa alla sportazione della colecisti. Allora, da un punto di vista ovviamente fisico è così, mm, perché l'asportazione della colicisti comporta una difficoltà a smaltire tutte quelle che sono, diciamo così, le tossine, le scorie, i grassi, eccetera, cioè proprio un lavoro limitato, no? Un processo che viene alterato. Poi, giustamente, lei ha fatto anche le valutazioni dei meridiani, no? Quindi questi canali energetici, quindi vede come la colicisti è collegata alla testa Mm. ed è tutto corretto, Ma la causa assolutamente, condivido esoterica? tutto. Allora, testa.
Allora, mi sta riportando al periodo in cui lei viveva in Inghilterra. Mm, Mi fa vedere come se fosse sotto a un casco, sai, tipo un casco del parrucchiere. Vediamo un po' se riesco a capire di più. Mhm. Ah, Lei sta avendo atteggiamenti come dire, ecco, lo sapevo, cose del genere, ah, insomma. Ecco là, ah. lo Vorrei sapevo, no? tanto farle delle domande in più perché chiaramente io vedo solo dei frammenti, Fammi la ok? domanda che lei mi risponde con scrivendo. Se effettivamente lei è stata sotto una specie di casco, che io vedo come casco del parrucchiere, che magari è una di quelle sue esperienze particolari così. Abduction, dici? No, a lei piace provare le cose, no? Che Ah, possono essere le campane tibetane, i bagni di gong, eccetera, sai, mm, mm. no, no, non capisco, perché mi dà come se lei avesse un uovo in testa, non so spiegare. Un po' più lontano, un po' più lontano. Mi sentivo in gabbia per un uomo gelosissimo. Ah, allora, Mm. Una vediamo gabbia un in po' testa. se seguo questa cosa, eh. Oddio, però a me importa collegata a una donna, non a un uomo. Adesso dovrei capire meglio com'è questa storia qua. Se legata a quest'uomo c'è anche una donna. Perché è come se proprio le mettessero questa specie Sì, fai conto che è come un casco ma degli anni 60 da parrucchiera, no? Di quelli insomma molto ingombranti, molto invasivi e iniziano ad alzare la temperatura, per cui avviene proprio una specie di surriscaldamento ehm, che produce effettivamente costanti mal di testa, no? Quello che lei percepisce come emicrania a grappolo. Doveva lasciare la sua ex. Ah, eccola qua allora. Ok. Quindi Questa tutto è allora è la partito da questione. lì? Io direi proprio di sì, perché se questo era in Inghilterra, sono partita dal discorso che era in Inghilterra. Lei era in Inghilterra con quest'uomo? Sì, sì, Sto sì, parlando. sì. Ok, allora è quello. Cui, Mm. diciamo che suppongo che poi lui non abbia lasciato questa donna. No, Quindi di però ormai è una roba fatto, passata. Però la no, domanda è, dimmi, energeticamente non è passata. Cioè, allora, è possibile che questa donna abbia percepito qualcosa, ok? Perché questo casco in realtà è stato messo con la compartecipazione anche di una donna. l'ha lasciato lei, Sì. lui. Mm. Lui doveva lasciare l'altra e lei ha lasciato lui, perché Mm. evidentemente, insomma, si è scocciata. I tempi Mm. andavano. Vabbè, Però insomma, questo è un casco cliché di c'è. quelli talmente grandi che è inutile nemmeno descriverlo, no? Lui non la molla, che sia la fidanzata o peggio la moglie, è la stessa, sempre la stessa situazione. Però, Monica, allora, lei ha mal di testa, questo è un sintomo fisico. La sua anima le sta dicendo delle cose e se noi non capiamo che cosa sta dicendo la sua anima, il mal di testa non passa. Lei non ce la fa più e non riesce praticamente più a vivere. Andiamo semplicemente a risolvere una situazione energetica lasciata in sospeso e rimasta un po' così vacante, o c'è da fare anche altro? La domanda, eh? Allora, io proverei proprio questo. Cioè, poi se persiste il mal di testa possiamo trovare altre strade, però adesso a me è venuto chiaramente quel periodo lì, Mhm. riferita a questa situazione con quest'uomo, anche a creare un surriscaldamento, ma che è anche ossessione, capito? Perché la sensazione è proprio quella, no? Questa testa compressa come quando hai un'ossessione, quando hai un chiodo fisso. Mm. Va bene. Causa esoterica del problema con le due sorelle, soprattutto con una. Un po' che come se mi chiamasse in causa il padre, come se in realtà ci fosse una sorta di competizione, tra virgolette, per l'affetto paterno, La figlia per migliore, l'attenzione la paterna. preferita.
Mm. Mm. Ehm, quindi proprio come se ci fosse, non so spiegarti, quasi un odio dentro le profondità di questa sorella nei confronti di Lella. Mm, come se la vedesse come un'erbaccia da estirpare. Questa sorella vede Lella in questo modo. Eh, amara, un'erba amara, Mm. una cosa che proprio sgradita. Fermo restando che la famiglia del Mulino Bianco non è l'obiettivo di nessuno, perché Lella ha scelto di incarnarsi in una famiglia in cui c'erano queste due sorelle che le volevano tanto male. Come tutti noi, Lella ha l'obiettivo di uscire dalla gabbia della terza dimensione. E nel suo caso vedi che è proprio anche una gabbia mentale, no? Ci ha appena raccontato. Quindi si è proprio creata una gabbia anche di odio, di incomprensioni, ehm, anche di grovigli ereditari. Quindi io in verità sto già vedendo Lella che ha le braccia aperte e con le mani spinge le sbarre di questa gabbia, di questa galera e sta proprio dilatando, sta iniziando a respirare perché questa gabbia si sta aprendo, Va cioè bene, le sta andando oltre la terza dimensione. e la galera divisione proprietà indivisibile? Quella ci sono tanti soggetti di mezzo. Ehm, allora, mh, effettivamente perché si alleggeriscono è importante che ci siano alcune partenze, alcune morti, ok? E vedo che c'è una semplificazione dell'asse ereditario. Poi un'altra cosa è, non so perché mi viene proprio come una specie di clinica per il ludopatico, Mm. quella che può essere un'ottima soluzione. Mm, sì, sì, a me viene clinica, proprio la parola clinica, come se fosse un gruppo in cui entra e poi lo avviano verso questa specie di struttura che può essere quasi una comunità di disintossicazione. E guarisce? Guarisce. Però tipo mi dà un range di 2 anni come poter Insomma, vedere la guarigione. tanti punti, è un'altra storia. Se vuoi, magari vediamo anche una seconda volta Lella. Per oggi direi che la carne al fuoco che abbiamo analizzato è più che sufficiente. È tutto un gioco, Lella ha un progetto convento, Lella ha delle interferenze che sono dei giochi, Lella ha un posto in cui ci sono dei contratti che si chiama cluster. L'ha creato, deciso lei, l'ha voluto lei, non l'hanno voluto i cattivi. Ha creato tutto lei perché lei è la creatrice e la dea di se stessa. Così come l'ha creato, lo può cambiare, eliminare questo e magari strutturare un capitolo differente da adesso in poi della sua esistenza qui terrena. Cosa fa? Ci va il cluster e vede che è un laghetto artificiale in cui si fa la pesca sportiva. Mm, Lei non vuole più questi artifici, questi luoghi ristretti, vuole proprio recuperare la sua libertà, la sua indipendenza. Quindi non ha la benché minima esitazione e butta via tutto dentro il portale definitivo, con grande risolutezza. Già fatto, una Mm. delle poche così veloci. Cosa crea al suo posto? Ma questa volta è come se mettesse un gatto ad eternum, ma questo qui è un gatto benevolo, molto fusaiolo. C'è un avatar, un suo rappresentante fantoccio che gestisce tutte le sue 2051 vite. Sì, un vigile col fischietto e la paletta in mano.
Lo tiene? No, perché lei vuole proprio la libertà di percorrere le sue strade. Beh, mette qui al suo posto qualcosa? E in questo caso è proprio un tipo un francobollo, un enorme sole, un po' giallo, un po' rosa, un po' arancio. Va bene. Con queste condizioni c'è ancora convento? No, come se ci fosse un parco all'aperto. Nuova vibrazione. 190. Consapevolezza. 165, Anima. 53. Vite. 1862, Cervello. mm, 10,2, Suscettibilità ipnotica. eh, quasi 60, 3D. 40. Vivacità animica era sempre 100. Va bene. Ci sono ancora le entità eteriche mentali, gli impianti e le abduction che abbiamo analizzato? No, O è stato fatto un reset? È stato fatto un reset. Da chi? Da parte di Lella. Per chi? Per Lella. Lella esiste solo lei. Non c'è più sorella, madre, padre, cugino, gatto. Esiste lei davanti a un microfono che si lascia un messaggio. riprendo la mia vita in mano, e scelgo di girare la medaglia dal lato della gioia, della vivacità, della cordialità. Mi riprendo il sorriso, mi riprendo i colori. Sono immersa nella luce. Come la vedi? Come è vestita? Adesso ha un paio di jeans, una t-shirt, come se fosse quasi pronta a salire in moto. Non so. Quindi no jeans e una maglietta. Sì, sì. A lei ama molto le moto, sta facendo il doppio pollice in su. Madonna. Yes. Quindi ti piacciono le moto? Hai una moto? Hai una moto? No, vuoi averla? Ma vuoi averla che guidi tu o che guida tu? Ah, yes. Yes, baby. Va bene. Allora abbiamo finito.